con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Ben ritrovati cari amici di Smart & Healthy, siamo in una nuova puntata, la numero 17, se non sbaglio, 18, che abbiamo perso il conto ragazzi, qui siamo talmente, ne stiamo facendo una dietro l'altra che ci perdiamo, magari poi facciamo un recap la settimana prossima e diciamo va bene, ok, siamo arrivati a 50. No, ancora è presto, caro Piero, ciao, buongiorno. Buongiorno, 50 non ancora, ci arriveremo. Però siamo in un buon numero di puntate, perché siamo oltre i 15, sì, ora una più, una meno, non ho controllato, però va bene, dai. Quando la diamo per buona, dai, non è un problema. Sì. Quando andiamo, magari dopo la pausa nella pausa vado a controllare. E detto questo, mercoledì 7 maggio, che dire, settimana scorsa abbiamo parlato un po' di istruzione e di tutto quello che concerne la differenza di differenze tra Stati Uniti e Europa, anche se poi l'Europa è un po' diverso perché anche l'Italia ha le sue caratteristiche, ci sono qualche paese che ce l'ha simili, tipo la Spagna, la Francia, però poi cambiano anche le fasi scolastiche, però poi alla fine l'università è un po' quella che accomuna un po' tutti, perché alla fine è finito, diciamo, tra virgolette, chiamiamola così, scuola dell'obbligo, uno va all'università e ci sono anche studenti che dicono l'università italiana non mi interessa, vado all'estero, e prendono il titolo all'estero. E quindi insomma quello che accomuna un po' l'Europa. Gli Stati Uniti poi, come abbiamo ben visto, poi se vuoi aggiungere altro, sono un po' diversi anche, ma sia a livello non soltanto di istruzione in senso stretto, ma anche a livello sportivo, perché è vero che in Italia fino a qualche decennio fa, cioè ci sono ancora, ma non inteso come tale, c'erano i CUS, i centri universitari sportivi, dove creavano proprio delle vere e proprie società sportive. Ancora qualche ateneo ce l'ha, però non è più inteso come prima. E vabbè, insomma, mentre negli Stati Uniti ogni università ha la propria squadra di, non dico tutti gli sport, ma diversi. I primi due sport negli Stati Uniti, football e basket, pallacanestro, insomma, la fanno da padrone, però poi ci sono molti atenei molte università che hanno l'atletica, il calcio femminile, che comunque in America va per la maggiore a livello. C'è anche il softball, per esempio, comunque sono abbastanza sviluppati anche altri sport, non solo. C'è anche uno sport che tu non sai, ma io ho praticato: il lacrosse. Il lacrosse. Ah, ok. E mi hanno richiesto ultimamente anche di riproporre, me l'hanno riproposto, perché stanno creando una squadra su Pisa. Ho detto, vediamo, che ce n'ho troppe da fare. Va bene, faccio un ruolo dove si fatica poco, perché sono sempre stato in porta, però insomma, diciamo, potrebbe essere l'ultima chiamata per andare alle Olimpiadi come sportivo. No, a parte le battute. Buttala via, non sarebbe mica una brutta occasione, anzi, guarda, l'attrezzatura ce l'ho sempre, i riflessi ho visto, ce l'ho. Meno male saresti già a buon punto. Non mi tentate. E detto questo, che si dice in America? Che si dice in America? Ma in America si dice, allora,
ultimi 2 giorni praticamente, sembra che il caro buon vecchio Donny abbia deciso di mettere le tariffe anche sui film che non vengono girati negli Stati Uniti. E sicuramente la sta rischiando grossa. Poi vabbè, la scena di lui vestito da papa. Sì, vabbè. Cioè, allora, con tutto il rispetto, perché anche per la persona che è stata, perché per carità uno può essere non credente o non credente, però non possiamo non dire che Papa Francesco è stato un personaggio, una persona che comunque ha cambiato molti aspetti sia della Chiesa che della fede in senso stretto. Però dalla sua dipartita sono venuti fuori tanti meme con Trump che dovrebbe, insomma, vabbè, lasciamo stare. Diciamo che è meglio sorvolare questa cosa. E sui dazi sui film, allora, da una parte diciamo che la maggior parte dei film mondiali viene prodotta fino a oggi, perché poi è vero che poi parlava solo di film o anche di serie TV? No, lui parla di film, allora. Di film. Dopo sembra abbia parlato solo di film. Ok. Sai. No, vabbè. Ogni mattina. Un giorno sì, lui si alza e ne spara uno. E vabbè, la maggior parte dei film viene prodotta negli Stati Uniti, quindi diciamo racimolerebbe poco. Forse decisamente pochissimo. Sì, magari in tutto quell'ambito che riguarda o che potrebbe riguardare il discorso Oscar o Grammy Awards, che sia, che comunque fanno partecipare, candidano anche film di altre produzioni. Vabbè, basta che non candidino niente di Bollywood, poi va bene tutto. Ma sai, alla fine, allora, ripensando un attimo anche a questa cosa, mi vengono in mente per esempio produzioni tipo Signore degli Anelli, tipo Harry Potter, cioè grosse comunque produzioni che però sono state fatte al di fuori degli Stati Uniti. Sì, ma è una produzione comunque americana. Cioè lui sì, non propriamente, cioè da come l'ho interpretata, lui vorrebbe che anche i film venissero prodotti qui negli Stati Uniti. Ah no, ok, proprio come set, tutto in America. Tutto in America sostanzialmente, quindi diciamo diventerebbe un attimino più complicata per grossi colossal riuscire a fare determinate cose. Sì, no, in effetti c'è da dire che il Signore degli Anelli, ora sto cercando un po' così sommariamente buona parte dei set del Signore degli Anelli sono in Nuova Zelanda, per non sì, no, buona parte, quasi tutti, però sì, la produzione infatti è Stati Uniti e Nuova Zelanda, paese di produzione, proprio perché i set sono la maggior parte dei set sono in Nuova Zelanda. Basta per chi ha visto, tanto per citare solo il primo, La Compagnia dell'Anello, tutta la parte dove loro vanno verso Moria è ambientata tutta Nuova Zelanda, tutti i panorami della natura dei paesi, insomma i panorami incontaminati è tutta Nuova Zelanda. E suonano il campanello, ma io non rispondo. Ma anche lo stesso Harry Potter, per dire, tutti i film sono praticamente ambientati tra Inghilterra e Scozia, quindi naturalmente no, vabbè, per quello diciamo che alla fine non credo ci possa guadagnare così tanto sostanzialmente, anche perché vedendo anche le ultime reazioni la gente potrebbe anche dire: ma lo sapete che andate a quel paese voi, gli Stati Uniti e quant'altro, non si producono film dalle altre parti, non si portano negli Stati Uniti pacifici su tutto il resto del mondo. Cioè, non sono grosse pensate, ma se ci pensa anche la Disney stessa. La Disney Star Wars è tutto fuorché prodotto negli Stati Uniti. Sì.
sì. Basta pensare, vabbè, della Disney poi c'ha quasi tutto il monopolio, per carità, su quello, potrebbe, ecco, una compagnia come la Disney potrebbe, diciamo, avere, a parte i vantaggi, però direzionare anche questa cosa dei dazi. Dice, va bene, caro Donald, tu metti i dazi al 100%, noi non produciamo più niente, ce ne andiamo da un'altra parte, cioè, per assurdo, poi non lo faranno, però. Allora, ti dirò che questa invece potrebbe essere una grossa arma che potrebbero avere le varie industrie cinematografiche, nel senso che sentivo stamattina, poco prima di collegarci, un commento che diceva attenzione, perché quello che farebbe infuriare ancora di più Trump non è tanto il discorso che la roba non viene prodotta o non viene fatta negli Stati Uniti, è il perdere soldi. Ah beh, certo, sì, tanto alla fine è il cash. È il cash che fa girare tutto, per cui alla fine se lui si rendesse conto che quello che sta facendo, anziché portare guadagno, sta facendo perdere soldi, sì, potrebbe essere un grosso, un'arma a doppio taglio per lui, ma una grossa opportunità per le major che dicono, sai Ciccio, noi non ti si fa entrare soldi negli Stati Uniti, vediamo cosa succede, cioè. Sì. Poi è un po' il discorso che sta facendo la Boeing piuttosto che Coca-Cola, piuttosto che Pepsi, cioè grosse compagnie che comunque stanno cercando alternative per non rimetterci nei guadagni. No, ma infatti, sì. E infatti ti ho chiesto prima se fosse un discorso solo di film o anche di serie TV, perché molte serie TV che stanno nascendo vengono prodotte tutte all'estero. Una delle più di successo, Squid Game, è sudcoreana. Ripeto, per ora non si è parlato ancora di serie TV, non mi stupirei se si arrivasse a parlarne nemmeno troppo lontano alla fine. Sì, vabbè, certo. Non assolutamente da stupirsi. Mettano tutto nel calderone, che poi potrebbero mettere tutto nel calderone della produzione, della trasmissione streaming, quindi sì, allora diciamo anche ma sai, lì forse ci perderebbe ancora di più, perché comunque qui negli Stati Uniti è tutto legato, o comunque buona parte della televisione è legata alle applicazioni di streaming. Beh, certo, come dicevamo, c'è Netflix, c'è Paramount, c'è Disney, ovviamente, tutte le più grosse, Hulu, tutte le più grosse diciamo case di produzione case di produzione vanno su streaming alla fine. Sì, hanno la propria piattaforma, anzi forse veramente c'è ancora di più, sì, perché se pensi che trasmettano tutto il mondo, chi è all'estero, chi non è negli Stati Uniti, a parte potrebbero giocarsela con il VPN, però vabbè, dettaglio informatico che non tutti conoscono, però a parte che secondo me ci sono troppe le piattaforme per fare l'abbonamento per tutti, però sai, allora chi tra virgolette è fanatico di determinate cose è capace anche di fare più abbonamenti, basta pagare, persone che ce n'hanno più di uno e che da quel punto di vista lì non bada alla spesa, basta pagare. Sì, basta pagare, non è mia solo
Solo che se fai allora abbonamento a Netflix, abbonamento a Disney Plus, abbonamento a Paramount, poi quale altra piattaforma c'è? Vabbè, di grosso c'è l'ESPN che è quella per gli sport, c'è Hulu che comunque è una piattaforma. No, ma guarda soltanto a Amazon Prime, che poi Amazon Prime è quella Apple TV. Apple, sì. Sono già 5, solo 5, ma secondo me ce n'è di più, tralasciando quelle di sportive, anche se Amazon Prime è a metà perché ha deciso con una mossa molto strategica a mio avviso di trasmettere qualche partita in chiaro della Champions League. Sì, non so se in America si vedono, ma in Europa sì. Non te lo so dire perché non ho Amazon Prime. Al momento l'unica piattaforma che abbiamo è Netflix. No, che poi Amazon Prime furbescamente, anche se poi hanno iniziato a mettere la pubblicità all'inizio dei film, a metà dei film, però grosso modo tu hai accesso alla piattaforma streaming con l'abbonamento a Amazon Prime che uno potrebbe fare solo per l'acquisto dei prodotti, quindi grosso modo. Però insomma già 5 piattaforme con una media di sono 50 euro in mese. Sì, diciamo ad andare bene sono 50 euro al mese, probabilmente anche qualcosa di più. Sì, no, di media poi, certo. Diciamo che sono dai 600 agli $800 che ti partono all'anno solo ed esclusivamente per le piattaforme. Se hai tutte le piattaforme, tutte le piattaforme, sì. Diciamo che il minimo sono $10 al mese per una piattaforma. Io che ho l'abbonamento a Discovery Plus per lo sport e pago una 60 d'euro l'anno, ho solo quella. Sì, però te passi da Sky in questo caso, giusto? No, Discovery Plus. Discovery Plus. Ah, ok. Sì, Discovery Plus sul tablet, prettamente su internet. E vabbè, no, la feci, ecco, e la cosa fu interessante perché lo feci per i Giochi Olimpici di 4 anni fa, e quindi quando conviene convenì all'epoca, ma la feci ma a parte la feci solo su Eurosport, e poi Eurosport è passata, era già proprietà di Discovery Plus, ha passato tutto, ha eliminato la piattaforma, ha eliminato tra virgolette l'accesso alla piattaforma su Eurosport e ha messo tutto su Discovery Plus, e comunque era già proprietaria, quindi. Certo. Abbiamo la scaletta. Allora, diciamo che ci siamo preparati una scaletta per questo episodio, poi stiamo però no, vabbè, un po' di fuori. No, ma non più di tanto, perché la sto riguardando, no? Mm-hmm. E grosso modo ci stiamo rientrando, anche se poi siamo andati su un argomento quale quello dei film, della trasmissione, però si può parlare. Perché è stata l'ultima una delle ultime, sì, vabbè. Una delle ultime, che poi anche lì il problema è che noi si parla adesso, poi tra domani l'altro magari esce fuori qualcos'altro di nuovo e noi non possiamo parlare fino a settimana nuova, ma anche prima, cioè noi ne stiamo parlando adesso, tra un'ora è capace che esca qualcosa di diverso, Comunque la scaletta grosso modo possiamo sempre non la divulghiamo la scaletta, però diciamo che ci possiamo entrare tranquillamente. Ma sì, perché noi volevamo parlare del blackout, dei dazi che insomma ci siamo rientrati appieno, e quindi del benessere. Alla fine anche la possibilità di accedere a una piattaforma streaming e vedersi un film, una serie TV, fa parte di una sorta di benessere che però vabbè, se tu non hai soldi per avere, non hai quel benessere, non hai quella possibilità. Allora, diciamo che comunque ora c'è modo di accedere anche in maniera pseudo gratuita a determinati contenuti di streaming, e comunque rimanere nell'ambito legale.
non è più come una volta che se volevi vedere i film dovevi, tra virgolette, necessariamente scaricarli o eri costretto a comprarti la videocassetta o il DVD da tua tirato fuori. Che però, come accennai settimana scorsa in cortocircuito con Andrea, salutiamo il patron, che non è così negativo ritornare un po' all'offline, perché di sicuro, anzi. Il discorso del blackout, ok? Il blackout ha riguardato la corrente elettrica, la distribuzione dell'energia elettrica, però ha riguardato anche internet, e le piattaforme di streaming vanno tutte con internet. Se non hai internet non puoi vedere, non vedete niente, non vedete niente, nulla. Quindi la necessità, tra virgolette, di avere sempre ancora un appiglio all'offline, all'analogico, alla non connessione è importante. Infatti io ho gelosamente custodito i miei DVD, perché se da una parte potreste avere un generatore di corrente che vi permette di essere in autonomia, non avete un generatore di internet. No. Quindi se vi salta la corrente, magari avete la possibilità di generare, avete un generatore. Io stavo guardando così su internet, vendono dei pannelli solari portatili, bellini, volevo comprare, neanche troppo costoso. Bene, potreste avere questa possibilità, ma internet no. E se volete vedere un film senza la connessione a internet, se non avete un DVD o una videocassetta, ma vabbè, videocassetta lasciamo perdere, DVD o Blu-ray, sì, lasciamo perdere. Siamo vecchi, ragazzi. No? Allora, no, non siamo vecchi, noi non siamo vecchi, noi siamo di una generazione, di due generazioni, perché tra me e Piero c'è una decina d'anni, grosso più o meno, di differenza, però siamo di due generazioni di transizione che hanno vissuto il prima di internet e il post di internet. Quindi rispetto ai giovani d'oggi, cari miei, noi ci possiamo difendere sia con internet che alla grande. Cioè, noi siamo cresciuti con Windows 3.1, vale a chiedere ai giovani d'oggi e il DOS 3.1 sanno che diavolo sia. E senza internet, perché noi quando eravamo adolescenti non avevamo il cellulare, sì, io avevo avuto il primo cellulare, ma non mandava neanche gli SMS. No, non è possibile. Il mio primo... Se avevi un cellulare, almeno gli SMS li dovevi mandare. Quella era una delle funzioni di banca. No, quello che aveva comprato la mia mamma quando avevo 12 anni, quello che ho avuto poi 2 anni dopo, sì, certo, era anche più piccino, quello era un citofono. Un bel citofono, e quindi insomma, e noi siamo cresciuti sia prima senza e poi con la transizione, cioè i vari Windows, e ora c'è Windows 11. Voi non avete, possiamo dire, la benché minima idea di che voi non avete far partire i videogiochi da console. No, ma lascia stare, voi non avete usato turpiloqui per poter far avviare per l'ennesima volta Windows Vista, che detta così non sapete neanche cos'è. Windows Vista, io ve lo ricordo, il tasto preferito di Windows Vista è il tasto reset o il Ctrl Alt per riavviare. Windows 11, ma di che stiamo parlando? Ma di che? Ora, chi lo vede in video Piero ride perché sa di cosa parlo. Sì, decisamente. Bene, detto questo andiamo in pausa e torniamo tra poco per la seconda parte. Smart Energy, ci stiamo divertendo e parlando anche di cose interessanti, ovviamente rimanete con noi. Cari amici, chi ha seguito fino adesso è anche, soprattutto quelli di una certa età, ma di una certa età io ne dico anche i trentenni, quarantenni, non devono essere per forza ottantenni
che magari 40 anni fa sì, magari ci lavoravano ma non sanno neanche bene. Però ragazzi, abbiamo trattato dei temi che non avevamo neanche previsto di trattare, però alla fine diciamo che si sono collegati bene anche a quella che è la condizione attuale che stiamo vivendo tra Italia e Stati Uniti. Alla fine tirare fuori comunque il benessere mentale, tirando fuori Windows 3.1, tirando fuori Windows 3.1 che non si collegava a internet, tra le tante, ritornando a discutere. Già è vero, perché devi prendere la versione workstation per esatto. Il primo 3.1 non aveva la connessione a internet, quindi, e mi ricordo che giocavo a Monkey Island anche su Windows 95 con i floppy disk, che parli ai giovani di oggi che non sanno manco cosa siano, cosa fossero i floppy disk. Davvero, scherzaci. Non lo sanno, i moccoli che sono volati, che volavano in mancanza quando si incartavano. No, ma non solo quando si incartavano, quando uscirono i primi cellulari, se ti ricordi bene, non dovevi metterli vicino ai cellulari, sennò si smagnetizzavano. E magari è vero. Cioè, le chiavette USB ora non hanno questa, fortunatamente, questa possibilità, meno male. Ma i floppy disk tu avevi magari qualcosa, qualche documento, qualche cosa, e lo mettevi accanto ai primi cellulari, perché io mi ricordo in prima superiore, quindi a 14 anni, 22 anni fa, fino al 95-96, comunque i floppy disk, no, veramente no, perché in tutte le superiori ce l'avevamo. Facendo l'esempio dei floppy disk e i cellulari, io ho avuto il primo vero cellulare, non quello, il primo vero cellulare mio personale in prima, seconda superiore, 14-15 anni, e ho fatto un istituto tecnico industriale. L'istituto tecnico industriale fino alla quinta, e io ho fatto 7 anni, neanche 5, quindi ho fatto 2 anni in più, usavamo i floppy disk fino al 2003-2004, avevamo i floppy disk e iniziavano, e i cellulari c'erano, quello che avevo in seconda superiore era molto semplice, che era un Philips Genie, piccino, bellino, ma non faceva tante cose. Poi è uscito fuori il Nokia, il 3310 e via dicendo, tutta la gamma. Ma se tenevi per puro caso il cellulare vicino al floppy disk e tu avevi fatto un compito, infatti, ma perché hai 6 copie dello stesso documento? Ma non si sa mai. Non si sa mai, perché a rifarlo da zero, ora c'è il cloud. Cioè, ora a me mi fanno ridere, ma il cloud, sì, allora, come servizio è eccezionale, perché tu in qualsiasi momento, in qualsiasi posto nel mondo, blackout a parte, tu puoi accedere, ma avere una copia fisica nel tuo computer non è così banale, ragazzi. No, diciamo che anche tutt'oggi è comunque un rischio, perché nonostante gli avanzamenti tecnologici e quant'altro che hanno portato ovviamente allo sviluppo di dischi sempre più sicuri, alla fine si possono ancora rompere certo, fisicamente, perché quello è logico che possa succedere. Quindi comunque diciamo che avere la possibilità di fare più copie è sempre meglio. Sì, avere più, cioè, si parla di blackout appunto, ma tanto per farti, anzi mentre ne parlo voglio cercare quando è stato, perché noi si parla di dati, ma 2 settimane fa mi pare. No, allora aspetta, voglio vedere, non mi ricordo, che ci fu il blackout della Garmin perché andarono a fuoco, mi sembra, i server della Garmin. Ora, sulla Garmin, chi ha, chissà cos'è un Garmin, è un dispositivo, allora, ok, sì, no, ci fu principalmente il dispositivo satellitare, sì, è un dispositivo per lo sport, c'è il dispositivo GPS
non mi ricordo ora, non lo sto trovando, ma insomma ci fu una tempesta solare, qualcosa che mandò a gamba all'aria tutti i server della Garmin per 48 ore, mi sembra. Ora qui si tratta di registrare l'allenamento, quindi se per una volta lo registri, infatti cosa conviene? Ci fu un anno io mi allenavo con un doppio orologio, avevo il Garmin e il cronometro, perché se si scarica, almeno io so quanto ho corso, quanto ho fatto, il cronometro sia digitale ma non collegato, cellulare, orologino da 5 euro che ti fa da cronometro e ti misura i minuti e i secondi, è un riferimento in più, è quel backup. Ecco, questa potrebbe essere una puntata, l'importanza di avere un backup perché non si sa mai. non si sa mai cosa può succedere. Pensa al blackout in Spagna, no? Ora fortunatamente molte istituzioni, molti uffici istituzionali continuavano ad andare perché hanno dei generatori autonomi, basta pensare agli ospedali, non hanno avuto grossi problemi nell'immediato. Per fortuna, diciamo così, diciamo anche che non è una cosa così scontata avere. Ora, la cultura europea, diversamente da quella statunitense, è abituata al fatto di comunque avere grosse città dove comunque c'è la rete elettrica che è sempre mantenuta, possibilmente sì. Dove comunque i problemi legati al meteo sono diventati un qualcosa solo negli ultimi anni, mentre invece qui negli Stati Uniti per esempio c'è già una cultura diversa da questo punto di vista. Perché comunque almeno una volta all'anno c'è o un uragano o un tornado o anche più di uno che provocano comunque dei danni abbastanza importanti e lasciano spesso e volentieri diverse zone anche abbastanza vaste senza corrente elettrica per diverso tempo. Quindi qui per esempio la cultura dei generatori è quasi scontata. Sì, avete un generatore o un accumulatore, un pannello solare che può servire in caso di, cioè non è così, è abbastanza usuale, ecco. È abbastanza usuale, sì, esatto. È abbastanza usuale, non è, bisognerà iniziare anche noi. A parte parliamo tutti di energia green, se invece di collegarsi alla rete elettrica uno avesse un pannellino per caricare il cellulare, già nel suo piccolo, certo non cambia il mondo, però è una goccia nell'oceano, ma tante gocce possono fare la differenza. Allora, quello di sicuro. Poi ovviamente in Italia ci sarebbe l'Enel che comincerebbe, come ha già fatto del resto, a brontolare perché poi non ci guadagna a sufficienza. Strano. Vabbè. Se no, volete caricare il vostro cellulare, montate sulla bicicletta un'altra dinamo rispetto a quella che avete e ci collegate dai fili che escano dalla dinamo un attacco USB. A questo attacco USB ci mettete un filo e collegate al cellulare e andate a pedalare, magari non quando piove, però, e andate a pedalare, lo ricaricate il cellulare con l'energia delle vostre. E fate anche esercizio, il che non sta male assolutamente. Esatto. Potrebbe essere un ottimo modo per fare esercizio, per mantenersi in forma, per liberare la mente, che non guasta mai assolutamente, da tutti i vari casini giornalieri che ci capitano, anche questo. E in più ci si guadagna anche per il fatto che comunque ci si carica il cellulare gratuitamente. Non guasta assolutamente neanche lì. Esattamente. E quindi l'importanza di avere un backup è molto di tutto, di qualsiasi cosa. Io non vi dico di salvarvi 20 volte lo stesso film, però anche semplicemente se fai conto del fatto che dopo il Covid c'è tanta gente che lavora da casa, mentre per esempio in azienda siamo abituati
chi lavorava in azienda, che era comunque abituato a dire ok, metto la roba sul server, tanto poi c'è qualcun altro che se ne occupa, e di salvarla, di fare i backup. Ora che comunque si lavora da casa, avere il minimo di idea di che cosa vuol dire e di dire ok, se succede qualcosa rischio di perdere tutto, forse ti fa pensare un attimo a come organizzare la cosa. Anche perché se perdete il lavoro che avete fatto online, c'è da rifarlo da zero. Esatto. E tante cose magari non ve le ricordate, esatto, perché non avevate neanche la necessità di ricordarvi, non perché dovete. No, poi non è nemmeno detto che uno il lavoro lo faccia tutto in una giornata. Ah no, assolutamente. Ci sono anche progetti e lavori che comunque comportano più di una giornata di lavoro e che ovviamente magari comportano più cose da doversi riportare. Non è una cosa così scontata e poi lo deve fare da zero, lo sappia anche rifare. Ma infatti, magari lo sai anche rifare. Sì, certo, poi dipende dall'ambito, magari è una cosa che per l'esperienza che uno ha la prende di tacco, ma insomma sì, assolutamente. Ma io, guarda, mentre stavi parlando mi è venuta in mente una cosa. Io praticamente ho iniziato a collaborare per un evento sportivo che ci sarà l'anno prossimo, e via via ci stanno mandando dei documenti, degli aggiornamenti via email. Ora le email, tanto sono discorsi, non è quello il problema, ma tutti i documenti PDF io me li sto salvando sul computer, perché sei coraggioso. Sei coraggioso. Perché? Perché io me li salverei sul cloud. No, sono già salvati sul server cloud, perché l'email che ho dato è un'email mia personale, non è Gmail, ma è proprio su server mio che pago con Aruba, però me li salvo anche sul computer, sia di lì che di là. No, inizio a salvarmi in più posti, così perlomeno. Sì, anche su Telegram lo sto usando, è formidabile, perché oltre a a darci la possibilità di fare questa chiacchierata oltreoceano, però io lo uso anche come cloud ulteriore, perché nei messaggi salvati poi vabbè, senza entrare sì, perché non è come WhatsApp, ma è proprio poi diciamo non entriamo in ambito sicurezza, perché sennò vabbè, per decenni, però vabbè, non ci mancano gli argomenti, Piero. No, quello sì. non ci mancano gli argomenti, già c'è il buon vecchio Donald, dobbiamo mettere autori. Donald direttamente, sì. Io spero ancora di essere invitato in qualche chat segreta su Signal. Ma perché? Per puro caso, ma così, giusto per divertirsi un po'. Ah, ok, ma perché te vuoi essere, sei un burlone, quindi vuoi essere. Sì, ma anche solo per vedere quello che si dicono effettivamente. Non si sa mai, perché no? Non si sa mai. Potrebbe servirci per qualche scoop giornalistico dell'ultimo secondo. Vabbè, allora non stavo guardando, c'è la guerra, si vede, noi abbiamo parlato prima anche di Amazon Prime, c'era settimana fa, poi qualche giorno fa Jeff Bezos che vuole vendere fino a 25 milioni di azioni Amazon. Anche lì potrebbe non essere una mossa stupida per certi versi. Bezos sarà una di quelle persone che con i dazi perderanno un sacco di soldi. Ma per esempio anche la piattaforma, io non ho mai comprato, ma non credo mai di comprarci perché non mi interessa, ma per esempio Temu non spedirà più dalla Cina agli Stati Uniti a causa dei dazi. Giustamente. Ma allora noi ci abbiamo comprato alcune cose quando siamo arrivati in questa casa, abbiamo preso
cosa ci servivano di soldi. Sono cose più che valide, sono cose che tranquillamente possono stare al passo con roba che prendi su Amazon piuttosto che all'Ikea, piuttosto che trovo, secondo me, una mossa intelligente quella che stanno facendo i cinesi di dire: io non mando più roba negli Stati Uniti, mi importa passare a me degli Stati Uniti, giustamente. Così come secondo me hanno fatto più che bene a sputtanare le grosse aziende dicendo: guarda questi effettivamente quanto pagano noi e quanto vi fanno pagare a voi il prodotto finito. Hanno fatto molto bene. Vabbè, certo, certamente. E quindi ne vedremo delle belle, caro Piero. Ne vedremo delle belle, sì, anche perché fondamentalmente poi, ritornando un po' anche su quello che era il discorso di settimana scorsa, anche il fatto che le università europee comunque, al di fuori degli Stati Uniti stiano offrendo la possibilità agli studenti statunitensi di andare a studiare proprio al di fuori senza troppi problemi burocratici, è un bello smacco all'amministrazione. Beh, sicuramente. Ora noi infatti l'avevi messo come punto, uno dei punti finali, perché poi alla fine non mancano tanti minuti alla fine, ma che, insomma, Europa come rifugio di talenti è un'opportunità o una sfida, però io la vedo molto come un'opportunità per l'Europa e un autogol per gli Stati Uniti. Grosso autogol, proprio grosso. Anche perché se ci pensi, fino ad ora nelle università statunitensi, alcune delle università statunitensi quantomeno, erano sempre state considerate proprio all'avanguardia per questo discorso, che erano la culla di talenti nei vari campi. Adesso no, beh, certo. Sì. Quindi tu prendi comunque persone, tu accogli persone che provengono dagli Stati Uniti a studiare in Europa, non dico in Italia, perché poi se si va in ambito di ricerca, purtroppo parlando di Italia si tocca più di un tasto dolente, però nel giro dell'Europa basta pensare alla Francia o alla Germania, ne hanno da offrire di gran lunga, quindi è un'immigrazione al contrario. Sì, sostanzialmente sì, e visto come si sta sviluppando la situazione qua negli Stati Uniti, potrebbe essere un'immigrazione anche definitiva, non tanto da dire sai che vado a studiare all'estero e poi torno a casa, ma più che altro vado a studiare all'estero e poi ci rimango anche. Invece di farlo quando vai in pensione, che molti statunitensi, molti stranieri, anche britannici, cosa fanno? Ma molti, quelli con più soldi, finito il lavoro prendono e dicono sai cosa, io vado a comprarmi una casa in Toscana, ma molti hanno comprato delle case in Toscana, hanno comprato, ma anche qua a Firenze, in provincia di Firenze, nel Mugello, hanno comprato casa e si stanno godendo la pensione in Italia. E questi invece lo faranno prima di andare in pensione, vengano negli Stati Uniti. Oddio, prima di andare in pensione negli Stati Uniti io ci penserei molto, più che altro perché comunque in Europa, non solo in Italia ma in Europa proprio in generale, c'è un livello di sanità pubblica che è completamente come si diceva altre volte in passato, sì. È vero anche che c'è chi dall'Europa viene verso le Americhe, intesa in senso Repubblica Dominicana piuttosto che
stati del Centro America piuttosto che, perché comunque sono stati dove con una pensione europea fai una vita veramente... Ah vabbè, certo, però lì non si parla di Stati Uniti, si parla di altri paesi. Si parla di paesi del Centro America, appunto dello stesso Dominicana, Costa Rica, quelle zone lì. Sì, che, allora, Costa Rica non è a buon mercato, però sicuramente più a buon mercato dell'Europa. Vabbè, certo, vado in Argentina, vado a Buenos Aires, che è una grande metropoli, ho i soldi, ho la quantità di soldi della pensione europea per faccio comunque una bella vita nonostante tutto e sì. non sto male, ecco. Certo. Me ne vado a Trinidad e Tobago, nei Caraibi. Vado a Cuba, sto da 10. Ora Cuba sì, bene non dichiarare niente a Cuba perché potrebbero rapinarti se sanno che c'hai i soldi, però anonimato. Uno che arriva con una pensione, vediamo il caso dell'Italia, uno che arriva con una pensione italiana a Cuba di sicuro non può dichiarare di avere soldi, però rispetto al costo della vita cubana no, certo, sicuramente, se no Azzorre o Capoverde, guarda, ecco, anche quello non sarebbe assolutamente male, potrebbe essere una buona sì, sono d'accordo, potrebbe essere una buona alternativa. Tutto l'anno si saluta la curva e via. Esatto, si saluta la curva. Bene, caro Piero, a proposito di salutare la curva, anche noi dobbiamo salutare la nostra curva, ma temporanea, perché poi ci ritroveremo settimana prossima ovviamente, noi non scappiamo, sarà noi ci ritroveremo il 14 maggio, cari amici, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi ricordo in questi pochi minuti che ci mancano, vi ricordo che dovete, ma quando io dico dovete non è io sto anche scherzando, però noi consigliamo di seguirci sia su Facebook, su Instagram, su YouTube, dove è vero la settimana scorsa non abbiamo trasmesso la puntata, ma per motivi tecnici del blackout, visto che ne abbiamo parlato, esatto. E c'è soltanto la versione audio su Spotify, ma seguite la pagina, l'account, la pagina di Radio Centro Web su YouTube, seguiteci su Spotify, tanto non vi costa niente, magari guarda, ecco, lo dico contro di noi, no? È controproducente, ma voi ci seguite ma poi levate le notifiche, guarda, vi dico anche questa, però seguiteci, che ogni tanto se vi capita un nostro contenuto e lo ascoltate o lo guardate non fa male, esatto, però seguiteci, anche perché sappiamo che le guardate, quindi mettere un mi piace, esatto, o mettere il follow, non vi costa nulla, sappiamo che lo fate, esatto. Ovviamente scherziamo, però vi raccomandiamo proprio di seguirci anche in diretta, semmai seguite la pagina di Radio Centro Web su Facebook. Ragazzi, noi siamo qua, qualsiasi, se avete delle curiosità scriveteci nei commenti anche su Spotify o su Facebook, ci scrivete o direttamente alla pagina, tanto vi rispondiamo. Qualsiasi curiosità sugli Stati Uniti, qualsiasi cosa, noi siamo qua a disposizione. Siamo qua a disposizione per voi. Detto questo, caro Piero, io ti saluto, noi ci ritroviamo il settimana prossima, mercoledì 14 maggio, stavo pensando a ottobre, ma forse perché qui sta piovendo e quindi mi ricorda molto ottobre il clima di questi giorni, ma è maggio. Ottobre lo sarà fra un po'. No, aspetta, insomma, tempo sta buono. Quindi mercoledì 14 maggio 2025 saremo di nuovo per la 18ª puntata, questa era la 17ª. A presto, grazie Piero. A te, alla prossima. Ciao.